Se stai imparando l'italiano, probabilmente ti sarà capitato di sentire espressioni come modus operandi, ex novo, ad hoc, sui generis, idem, unicum e tante altre. Tutte queste espressioni vengono dal latino e latine sono anche tante parole comuni sia in italiano che in altre lingue straniere, come gratis, sponsor, tutor, eccetera. Non è un caso che ci sia questa influenza, anche se la lingua che ha conservato più caratteristiche del latino è il sardo, l'italiano rimane comunque molto conservativo, cioè ha mantenuto nel tempo tante parole, espressioni e strutture della lingua latina. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano attraverso contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Nel video di oggi ti guiderò attraverso una selezione di 15 espressioni latine che usiamo ancora oggi nella vita di tutti i giorni. Queste espressioni latine, infatti, non si trovano solo nel linguaggio giuridico o burocratico, ma sono usate dagli italiani in situazioni quotidiane, nelle conversazioni di tutti i giorni. Usare queste espressioni potrebbe rendere il tuo italiano più raffinato, più elegante, e sicuramente riceverai tanti complimenti dagli italiani. La prima espressione di oggi è ad hoc. Ad hoc. Attenzione che in italiano non pronunciamo mai la lettera H. Ad hoc è una locuzione latina che usiamo per indicare qualcosa che è fatto apposta per uno scopo preciso, qualcosa che è stato creato su misura, appositamente per una situazione o uno scopo. Il matrimonio di Sara e Luca è un evento speciale e per questo devo comprare un vestito ad hoc. Ho creato un corso ad hoc per studenti di livello avanzato. La prossima espressione è a priori, che letteralmente significa a partire da prima, indicando ragionamenti, giudizi o conoscenze formulati indipendentemente dall'esperienza diretta, basandosi solo sulla logica, la deduzione o l'intuito. Il mio capo boccia sempre le mie proposte a priori, senza darmi il tempo di spiegarne i benefici per l'azienda. Non si può giudicare un libro a priori guardando la copertina, senza averlo letto. Il contrario di a priori è a posteriori, che al contrario è una valutazione o conoscenza basata sull'esperienza diretta, sui fatti. Quindi una valutazione formulata dopo che un evento è accaduto. A posteriori credo di aver fatto una scelta sbagliata. Avrei dovuto comprare un appartamento in una zona più centrale. La decisione finale sarà presa solo a posteriori, dopo aver analizzato i risultati del test. Bis è una parola usata comunemente in italiano. In latino significa 2 volte. La usiamo per indicare una ripetizione. Di solito quando siamo a teatro o a un concerto, oppure in riferimento al cibo. Questi spaghetti sono squisiti. Posso avere il bis? Ho ancora fame. Quindi il bis è una ripetizione dello stesso piatto. Voglio una quantità ulteriore di quello che ho già mangiato. La stessa cosa nell'ambito teatrale o musicale. Il pubblico ha apprezzato molto il concerto e ha chiesto il bis ai musicisti. Ex novo. Ex novo significa fatto da zero.
completamente da capo, ripartendo dall'inizio. A causa del terremoto hanno dovuto ricostruire la casa ex novo. Invece di modificare il vecchio contratto, è meglio riscriverlo ex novo. Idem. Idem significa la stessa cosa, lo stesso, rispetto a un oggetto che è stato appena nominato. Giuseppe è molto pigro e suo fratello idem. Io prendo un caffè. Idem per me. In toto. In toto significa totalmente, completamente, interamente, globalmente, senza eccezioni. La guerra avrà delle conseguenze, non solo per l'Italia, ma sull'Europa in toto. Prima di firmare il contratto ti consiglio di leggerlo in toto. Faccio una piccola pausa per comunicarti che puoi trovare il PDF con la trascrizione della lezione di oggi cliccando il link nella descrizione di questo video. Il PDF è completamente gratuito e ti dà la possibilità di ripassare la lezione di oggi, ma anche di fare degli esercizi che ho preparato per te. Inoltre sul PDF troverai più espressioni latine usate in italiano, espressioni che non ho avuto la possibilità di spiegarti nel video per ragioni di spazio. Quindi è un documento più esaustivo che puoi usare per ripassare ma anche approfondire l'argomento della lezione. E la prossima espressione di oggi è mare magnum. Mare magnum. Letteralmente significa mare grande, ma questa espressione è usata in italiano per indicare una quantità enorme, una quantità grandissima, vastissima e un po' caotica e disordinata, in cui è difficile orientarsi. Oggigiorno siamo travolti da un mare magnum di contenuti sui social ed è difficile selezionare le informazioni che ci interessano. Non trovo più i documenti che mi servono, si sono persi nel mare magnum di scartoffie sulla mia scrivania. Le scartoffie sono, nel linguaggio colloquiale, i documenti burocratici, le carte che dobbiamo compilare per motivi di tipo burocratico. Modus operandi. Il modus operandi descrive il modo abituale di agire, di procedere o lavorare di una persona o di un gruppo. I 3 furti presentano lo stesso modus operandi: ingresso dalla porta sul retro e disattivazione del sistema d'allarme. Dobbiamo cambiare il nostro modus operandi se vogliamo aumentare la produttività. Qui pro quo. Qui pro quo. Qui pro quo significa equivoco, malinteso, errore. Indica uno scambio di persone o informazioni dovuto a un'incomprensione. Capire una cosa invece di un'altra. Mi avevi chiesto di comprare le pere, ma ho capito mele. Non arrabbiarti, è un classico qui pro quo. Credevo di aver mandato la mail a Elisa e invece l'ho mandata ad Aria. Che qui pro quo. In extremis significa all'ultimo momento disponibile, negli ultimi istanti. La partita è stata bloccata per 90 minuti, poi la Juventus ha segnato in extremis. Ci siamo imbarcati in extremis, il gate stava per chiudere. Sui generis. Sui generis significa originale, non convenzionale, particolare, unico, difficile da definire secondo le categorie comuni. La signora Rossini è un tipo sui generis, ha un modo di vestire davvero bizzarro. La lavanda ha un odore sui generis, intenso e inconfondibile. La prossima parola è ultimatum, ultimatum, che significa ultimo avviso, ultimo avvertimento. È usato anche quando facciamo una proposta, per indicare l'ultima proposta
che non ammette repliche o trattative. Lorenzo ha ricevuto un ultimatum dalla sua azienda: o accetta il trasferimento o sarà licenziato. La madre ha dato un ultimatum al figlio: o mette in ordine la sua stanza o non potrà più usare i videogiochi per una settimana. E poi possiamo usare la parola unicum, per indicare un esemplare unico, fuori dal comune, eccezionale, irripetibile. Si può usare per parlare di un oggetto, di un fatto o di un evento. Ogni vaso prodotto da noi è un unicum, fatto interamente a mano, cioè ogni vaso è diverso dall'altro. Tutti i vasi che produciamo sono esemplari unici. La carriera artistica di Mozart rappresenta un unicum nella storia della musica. E infine arriviamo all'ultima espressione di oggi, che viene dal mondo latino e cristiano in particolare: via crucis, che indica un percorso fatto di ostacoli, ansie, difficoltà e imprevisti. Dopo l'infortunio ha affrontato una via crucis di un anno tra fisioterapia e ospedali. Rinnovare il mio passaporto è stata una vera via crucis, la solita burocrazia italiana. E queste erano 15 espressioni latine usate ancora oggi in italiano nella lingua di tutti i giorni, scritta e parlata. Ti ricordo che puoi scaricare in modo completamente gratuito il PDF con la trascrizione della lezione e gli esercizi che ho preparato per te, semplicemente cliccando il link nella descrizione del video. Grazie mille per aver guardato questa lezione fino alla fine. Non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. Ciao ciao!